Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, buona domenica, bentornati sul canale. Inter Genoa 2-0 è un po' la fotografia del momento della nostra Inter, una vittoria netta, non tanto nel risultato che non è stato schiacciante quanto per il modo in cui è arrivata. Ecco, è stato un Inter che ha dimostrato di avere la mentalità della grande squadra, ha avuto sempre in mano il pallino del gioco, ha avuto sempre grande tranquillità, anche quando il risultato era sullo 0-0. L'Inter dava la sensazione di essere consapevole della propria forza, essere consapevole di avere tante armi per far male all'avversario e che quindi poi il gol da un momento all'altro lo avrebbe trovato. Poi è arrivato un gol per tempo, il secondo naturalmente su calcio di rigore, ma è stato un Inter che ha portato a casa i 3 punti davvero con, quasi verrebbe da dire, col pilota automatico ad un certo punto. E quindi naturalmente questa è una dimostrazione, è l'ennesima dimostrazione che la supremazia che vediamo in classifica non è affatto casuale. Anche di fronte ad un Genoa che poi è una buona squadra, anche ben organizzata, la grande differenza è stata probabilmente come l'Inter ha impostato la partita, e quindi in quel caso vanno fatti i complimenti anche a Chivu, che ha saputo, ecco, controbattere bene alle caratteristiche della squadra di De Rossi. Andiamo appunto alla lavagna tattica e partiamo già dalla scelta, ecco, dell'11 titolare. Chivu opta per Akanji sul centro-destra, Carlos Augusto sul centro-sinistra, non rinuncia a Di Marco. Già dalle scelte iniziali, con Akanji sul centro-destra, ma qui sulla sinistra troviamo un po' il classico triangolo, verrebbe da dire, Carlos Augusto, Di Marco, Mkhitaryan, è chiaro che l'Inter punta ad uscire tanto da quel lato e a sfruttare quella corsia. Quella sarà anche la corsia molto più battuta dall'Inter, 49% degli attacchi arrivano proprio dal lato sinistro, ma è stata una scelta quella di Carlos Augusto per il modo in cui giocava il Genoa, e andiamo a vedere anche perché. Sulla prima costruzione dell'Inter il Genoa portava una linea di pressing alta, non un pressing uomo su uomo, però una linea alta che poteva schermare, e ognuno aveva il suo riferimento. Vitinha aveva Akanji come riferimento, Colombo De Vrij, e Baldanzi si alzava su Carlos Augusto, con Zielinski che era spesso controllato da Frenderup, anzi in realtà non soltanto nella prima costruzione. Allora a questo punto cosa succedeva? Che con Frenderup pronto a schermare Zielinski, anche uno Zielinski che si abbassa comunque non troverà facilità di uscita che l'Inter ha trovato molto invece per vie laterali, quindi su Carlos Augusto, che con 95 tocchi è stato il calciatore che ha fatto più tocchi nella squadra nerazzurra, quindi uscite su Carlos Augusto, ovviamente supportate da Di Marco, da Mkhitaryan. Inter che è riuscita spesso ad uscire in questo modo. In fase di sviluppo, invece, quando l'Inter appunto sviluppava il gioco, cosa faceva il Genoa? Si metteva con un 5-4-1, quindi ecco, risistemiamo anche le pedine del centrocampo, e si abbassava Vitinha, quindi a formare appunto questa linea a 4, cercando di stringere le linee. Occhio però, perché poi c'era Frenderup sempre molto aggressivo su Zielinski, quindi lo controllava tantissimo, era quasi una marcatura a uomo praticamente quella di Frenderup su Zielinski, cosa che ha portato poi il polacco a spaziare molto di più, e spesso l'abbiamo trovato anche allargarsi magari in questa zona di campo, non occupare la sua posizione abituale, perché chiaramente fare quel tipo di movimento avrebbe portato due soluzioni: o trovare più spazio e quindi liberarsi un po' dalla marcatura di Frenderup, oppure portare Frenderup fuori posizione. In realtà ha funzionato più la prima, e questo si riflette anche sulla posizione media di Zielinski, più laterale rispetto al solito, come vediamo appunto dalla grafica che ci mostra sia la posizione media sia appunto la heat map. Proseguiamo poi l'Inter, ecco come ha sfruttato invece la corsia sinistra che è stata determinante e che poi ha portato, ecco, anche al gol, quindi la corsia di Marco, Mkhitaryan, Carlos Augusto. Arriviamo proprio al gol di Di Marco. C'è Di Marco che appoggia palla a Mkhitaryan, Carlos Augusto che si butta dentro. È chiaramente che quel movimento di Carlos Augusto, nonostante non venga servito da un compagno di squadra, però è chiaro che impegnerà appunto i difensori del Genoa. Quando Di Marco poi si inserisce, Mkhitaryan è bravissimo a servirlo, e poi ovviamente altrettanto bravo Di Marco a sbloccare la partita con un gran bel sinistro. Però insomma quell'uscita laterale e quella densità, quello sfruttare quel triangolo creato sulla sinistra ha permesso all'Inter di sbloccare la partita. Poi la differenza ovviamente l'hanno fatta anche e soprattutto le qualità degli interpreti, quindi il grande assist di Mkhitaryan e ancora più grande il gol di
di Federico Di Marco. Ecco, da lì in poi l'Inter, ovviamente sbloccata la partita, ha avuto anche un po' la strada più in discesa, potremmo dire, seppur il Genoa era comunque bravo a cercare di tenere aperta, ecco, la partita, quindi è stato un Genoa che poi sull'1-0 non si è mai sbilanciato. Lo ha fatto dopo il 2-0 perché chiaramente, ecco, portare l'1-0 il più a lungo possibile permette comunque di puntare su un episodio, su un calcio piazzato, dove il Genoa comunque in Serie A ha trovato tanti gol, e qui vanno fatti i complimenti all'Inter, che è riuscito comunque ad evitare pericoli in quelle situazioni, e quindi insomma, ecco, era un Genoa che ha continuato a fare più o meno lo stesso tipo di calcio. Qual era il tipo di calcio che ha fatto il Genoa? Praticamente in fase di possesso era nella prima costruzione, ecco, partiamo da quella, quindi risistemiamo le pedine, poi andiamo a vedere anche altri aspetti sul gioco invece dell'Inter. Sulla prima costruzione praticamente si alzava un po' Marcandalli e si allargavano Ostigard e Vasquez per dare appunto la prima linea di passaggio. Poi lo scopo qual era? La costruzione avveniva con un 3+1 con Frendrup o +2 con Malinowski, Martin pronto a dare appunto appoggio laterale, Baldanzi invece che faceva un movimento un po' più offensivo rispetto a Malinowski. In sviluppo i due quinti erano alti, in particolare Martin più di Ellerson, Malinowski a muoversi appunto tra le linee, Vitigna che si allargava più sul centro-sinistra, andavano quasi a formare, ecco, un doppio trequartista in fase di sviluppo, con Vitigna che si allargava sul centro-sinistra, Baldanzi invece sul centro-destra, spesso a dare anche supporto ad Ellerson. Arriviamo a cosa ha fatto l'Inter invece poi in fase di non possesso. Sulla prima costruzione del Genoa alternava due modi di pressare: o andava ad un pressing alto oppure portava, ecco, una linea di pressing. Quando una linea di pressing a schermare, ecco, per essere più precisi, quando andava a schermare si alzava Barella e quindi c'era questa linea Thuram, Bonni, Barella, ovviamente pronti ad uscire sull'avversario nel momento in cui magari il possesso era un po' più complicato, magari su un passaggio all'indietro o su una postura magari non ideale per evitare il pressing, ecco, poi si alzavano sull'avversario. Quando invece l'Inter andava a prendere, diciamo così, alto il Genoa sulla prima costruzione, in che modo? Thuram andava su Ostigard, Bonni su Vasquez, c'era Mkhitaryan che andava a prendere Marcandalli, Carlos Augusto su Baldanzi, Zielinski su Frendrup, che spesso lo ha seguito in fase di non possesso, quindi era un po', ecco, sia da una parte che dall'altra un duello tra i due, e Barella andava su Malinowski. È stata una situazione che ha poi favorito l'occasione torno al 16° minuto, se non vado errato, quando l'Inter recupera la palla proprio con Mkhitaryan poi servirà Bonni, c'è stata la parata del portiere avversario, però insomma pressing che era riuscito molto bene in quel caso, e Inter che aveva recuperato palla nel terzo di campo avversario. Il modo di pressare dell'Inter molto spesso ha messo comunque in difficoltà il Genoa, sia che si trattasse di un pressing così alto, sia che si trattasse appunto di schermare la prima costruzione genoana. Quando invece naturalmente il Genoa attaccava, c'erano l'Inter che si posizionava con una linea 5, ma questo è qualcosa che l'Inter fa solitamente, e c'erano ovviamente supporto delle mezze ali. Arriviamo a cosa faceva invece l'Inter in fase di possesso. Tra l'altro un Inter che, ecco, facendo un attimo un passo indietro, molto spesso è riuscita a vincere anche i duelli contro i calciatori del Genoa, e duelli che spesso, ecco, si andavano a formare soprattutto tra i due attaccanti e i nostri difensori, quindi De Vrij Colombo, Akanji Vitigna. Akanji non ha fatto una partita eccezionale, anzi soprattutto nel primo tempo ha un po' faticato, però insomma in linea di massima possiamo dire che anche in fase di non possesso i nostri comunque hanno fatto una buona gara, tanto è vero che poi le occasioni del Genoa sono state pochissime, forse c'è stata una sola situazione in cui Luis Enrique ha perso un po' l'avversario alle spalle, però anche lui ha fatto una buonissima partita. E andremo a vedere, andiamo subito a vedere anche perché dico che comunque hanno fatto un'ottima partita anche e soprattutto in fase di possesso. L'Inter quando impostava, abbiamo visto come impostava, spesso si abbassava Zielinski, si cercava l'uscita laterale. In fase di sviluppo invece i due quinti erano alti, quindi Luis Enrique da una parte e Di Marco dall'altra. Molto spesso c'era Bonni che rimaneva più avanzato rispetto a Thuram, seppur entrambi comunque svariavano tanto, ecco, ha dato più la sensazione di essere Bonni un po' più prima punta,
per quanto ovviamente tra virgolette un po' più prima punta rispetto a Thuram, anche perché i due si alternavano anche in quel tipo di lavoro. Però un Thuram ancora una volta che non ha affatto convinto, come detto più volte, purtroppo è un calciatore che secondo me a cui non manca la determinazione, manca la giusta forma fisica, e purtroppo si è visto anche ieri sera quasi impalpabile, verrebbe da dire, Thuram. Inter che spingeva tanto sulla sinistra, molto più Carlos quindi di Akanji, e Carlos Augusto che appunto andava a supporto, Mkhitaryan che si muoveva tra le linee, Zielinski come detto svariava per evitare il pressing di Frendrup, Barella che secondo me ha fatto un'ottima partita a dare tanta dinamicità, perché abbiamo trovato Barella sulla tre quarti, si è allargato anche dando ampiezza con Luis Enrique più per vie centrali. Lui si è allargato per esempio in occasione del colpo di testa di Bonny, quando ecco, c'è stata l'occasione, era il 29esimo minuto se non vado errato, Barella crossa da questa situazione e Bonny va al colpo di testa pericoloso, poi è stato bravo il portiere del Genoa. C'è stata per esempio l'occasione al 27esimo, quando Mkhitaryan colpisce la traversa, viene servito ecco, da Barella che si trova sul centro-sinistra, e Mkhitaryan per vie centrali poi troverà spazio, perché chiaramente Barella che va sul centro-sinistra va un po' a scombinare ecco, la difesa del Genoa, che mettiamo appunto in fase, come era in fase di non possesso, va un po' a creare densità da quel lato e finisce per liberare spazio per Mkhitaryan che troverà la traversa. Ecco, in quella situazione per esempio, o meglio in generale, Barella lo vediamo mettere comunque lo zampino in più di un'occasione, quindi quando ecco, dà la palla a Bonny, quando c'è la traversa di Mkhitaryan, è stato poi un Barella che non si è mai risparmiato, ecco questa è la sua mappa termica, praticamente un Barella a tutto campo, e su questo assolutamente un'ottima partita di Barella per movimento, per dinamicità, per aiuto che ha dato nelle due fasi, per supporto che ha dato sia sulla destra sia tra le linee sia sul centro-sinistra. Insomma, sembrava un po' il solito Barella per movimenti. Quello che è mancato è forse qualche esecuzione, però secondo me un Barella in netto miglioramento, e ho trovato le critiche di alcuni tifosi assolutamente fuori luogo per un Barella che comunque ieri ha fatto una buona partita. Non è stato il miglior Barella ammirato all'Inter, però sicuramente ecco, non condivido l'idea che sia stata una partita insufficiente, anzi vedo un Barella che può tornare ad essere il solito, e ieri sera già ne abbiamo visto uno sprazzo. Poi è chiaro che quando un calciatore non è al 100% fisicamente, spende tante energie, perché riprendo la mappa termica, un calciatore che gioca così a tutto campo spende tante energie, può perdere un pizzico di lucidità e quindi può fare qualche errore in più, però insomma in generale secondo me una buona partita di Barella. Arriviamo anche alla partita di Luis Enrique, perché Luis Enrique anche stavolta ha fatto una buona gara. Nel senso che non è stato un Luis Enrique ovviamente straripante, ecco, non è stato l'Hakimi di turno per intenderci, però è stato un Luis Enrique che al di là di una leggerezza difensiva dove ha perso un po' l'uomo alle spalle, poi ha mostrato anche ieri qualche spunto migliore rispetto a quanto non mostrava praticamente 5-6 settimane fa, qualche accelerazione. Tra l'altro dal suo piede è arrivato anche il calcio di rigore, poco prima aveva calciato su una deviazione più parata del portiere, ha colpito il palo, poi è andato subito di nuovo a cross e ha conquistato il calcio di rigore. Quindi, allora, come diciamo di solito, e continuo a pensarlo, lui non è un quinto Luis Enrique, e continua a dimostrarlo anche in campo, perché quando magari gli sfugge l'avversario alle spalle è perché lui non è abituato a fare il quinto, però è in miglioramento, quantomeno ecco, sembra che soprattutto con il ritorno di Dumfries, e quindi quando potrebbe tornare ad essere solo un'alternativa, ecco, il suo contributo può darlo, soprattutto perché, ripeto, a Luis Enrique chiaramente non si chiede di fare il Dumfries o di fare l'Hakimi, non possiamo chiedergli questo, però quantomeno in possesso palla provare a fare uno scatto, un'accelerazione è quello che si chiede. Ecco, e noi speriamo che insomma lo vedremo più spesso questo tipo di lavoro. Chiaramente un calciatore che va ad incidere sul risultato finale, con seppur ecco magari il calcio di rigore può essere un po' fortuito sicuramente, però insomma prestazione che va ben oltre la sufficienza secondo me per, come detto, per alcuni spunti.
Era importantissimo vincere questa partita perché al di là di quello che farà il Milan oggi, però era necessario mantenere quantomeno il più 10, arrivare al derby forti di un vantaggio importantissimo in classifica e provare a dare un po' quello che potrebbe essere poi il colpo di grazia nel derby della settimana prossima, perché chiaramente eventualmente portarsi a più 13 a meno che il Milan non stecchi la partita di Cremone, quindi ovviamente poi a quel punto si potrebbe allungare ancora di più nel derby, potrebbe essere la mazzata decisiva sul campionato. Un Inter che comunque vince, continua a convincere, un Inter che dimostra di avere anche più soluzioni e un Kivu che dimostra di saper leggere bene la partita, e questo lo dimostra magari sia il movimento di Barella, che è tornato ad essere il solito Barella, ma soprattutto quell'uscita laterale, quello sfruttare tanto Carlos Augusto, quello Zielinski che va a svariare anche sull'esterno per evitare il pressing di Frendrup, che è un calciatore che a me piace e che poteva dare tanto fastidio se Zielinski fosse rimasto nella sua solita posizione un po' più centrale. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti. Vi ricordo, la live sarà domani sera alle 21 in compagnia naturalmente dei nostri ospiti. Non mancate. Come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.